Salve e benvenuti nel mio canale. Hai un tubolare in ferro, lo vuoi forare per avvitarci qualcosa, ma è troppo sottile per essere filettato. Allora come possiamo fare? Semplicemente utilizzeremo questo tipo di boccola. Questa è una boccola M6 di filetto interno, ma ne esistono di svariate misure e dimensioni. Questa è una boccola che funziona così, ma se la infiliamo capirete da soli che va a vuoto. Allora come si installa? Diciamo che è lo stesso principio di funzionamento del rivetto in alluminio. Questo però è in acciaio dolce. Va inserito e serrato con una pinza specifica, ma noi hobbisti ne utilizzeremo forse 4-5 in un anno o in 2 anni, quindi ci arrangeremo in un'altra maniera. Adesso vi faccio vedere il funzionamento. Qui ne ho installato uno e poi l'ho sezionato con la sega a nastro e ho evidenziato il funzionamento. Vedete come è più lungo. Questo è il rivetto, scusate, la boccola filettata intera. Dopo il montaggio collassa la parte superiore della boccola, collassa e forma un secondo colletto. Questo è quello che già c'ha sopra e questo è quello che si forma con il tiraggio. Diciamo, si accorcia di un paio di millimetri abbondanti, forse pure qualcosa in più. Vedete, qui si vede meglio. Guardate quando è profonda la rivettatura, quando è lontana dal bordo. Poi, una volta installato, diventa molto corto e devo dire che questa è a tenuta meccanica. Nonostante questo sia una sezione, non salta via. Sezionato in due. Allora, come possiamo installarlo senza attrezzo specifico? Dobbiamo procurarci in qualunque brico ferramenta, una piattina in ferro. Mi raccomando, questa è una circa 20 cm mi raccomando che sia di spessore perché deve fare forza. Quelle troppo sottili vi si piegano in mano. Inseriamo una rondella di queste un po' spesse. Mettiamo così. Mi raccomando, non mettete al lato svasato, deve stare così. Ci avvitiamo la boccola, stringiamo a mano così, prendiamo sempre due viti che andranno messe qua, serrate così. Queste viti impediranno la rotazione. Mi raccomando, prima di utilizzare queste barre, hanno delle bave un po' taglienti, passiamoci un po' di carta vetrata oppure anche dello scotch. Se il tubo è molto grande, viene da sé che si può usare anche, si può spostare il centro con i vari fori. Ecco perché ho scelto questo tipo di barra. Allora, dicevo, tornando a noi, mettiamo così. Poggiamo con una chiave, questa era una 10 perché l'M6 si stringe con la 10, cominciamo a stringere. Se avete un avvitatore con una coppia di serraggio bella tosta, potete fare pure con l'avvitatore, ma anche a mano va bene. Io non ho l'avvitatore potente, faccio a mano. Stringiamo, ma non eccessivamente da spezzare la vite. Ecco, questo già è al massimo. Se vado oltre rischio di spezzare la vite. Adesso, sempre mantenendo fermo questo, mi raccomando quando stringete di
rimanere in piano perché è facile scivolare. Utilizzate dei guanti. Adesso svito e si svita pure a mano. Questa va via da sé e come potrete vedere, speriamo si noti, non riesco, si è formato questo colletto che blocca meccanicamente. Adesso facciamo una prova. Qui non esce nulla e si svita pure. Vedete, è molto comodo perché adesso se questo tubolare, non so, per qualsiasi costruzione, possiamo avvitarci qualsiasi cosa, un altro oggetto sopra, qualsiasi cosa, perché diciamo è meccanicamente molto tenace, ho notato. Questo in realtà è molti anni che lo usano nel settore automobilistico. Io l'ho scoperto 5-6 anni fa, ma lo trovo molto comodo per lavori un po' particolari. C'è da dire che se ne può fare anche un altro tipo di uso con questo rivetto, questa boccola filettata, scusate, è anche un rivetto in fondo. Lo possiamo infilare nel foro come visto prima e piuttosto che stringere si potrebbe dare un puntino di saldatura sul bordo, potrebbe funzionare. Vedete, ha fatto la stessa funzione, da solo che adesso non si vede bene, ma è in sezione. Bisogna tenere conto che c'è una sporgenza un po' perché deve stringere il metallo. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti piacciono i contenuti del mio canale, sotto ogni video, in descrizione, c'è un link per fare una piccola donazione. Grazie.